Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Effiprep, Effic Italia SPA, ultimo aggiornamento, 31 marzo 2022. Cos'è Effiprep? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Effiprep durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Effiprep? Effiprep è un farmaco a base del principio attivo etinilestradiolo più dienogest, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Effic Italia SPA. Effiprep può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Effiprep 2mg/003 mg1x21 compresse rivestite con film, importato dal Portogallo. Effiprep 2mg/003 mg1x21 compresse rivestite con film, importato dal Portogallo. Effiprep 2mg/003 mg1x21 compresse rivestite con film, importato dal Portogallo. Effiprep 2mg/003 mg1x21 compresse rivestite con film, importato dal Portogallo. Effiprep 2mg/003 mg1x21 compresse rivestite con film, importato dal Portogallo. Effiprep 2mg/003 mg21 compresse rivestite con film. Effiprep 2mg/003 mg21 compresse rivestite con film, importato dal Portogallo. Effiprep 2mg/003 mg3x21 compresse rivestite con film. Effiprep 2mg/003 mg6x21 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Effic Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: etinilestradiolo più dienogest. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione orale, trattamento dell'acne moderata dopo fallimento di terapie topiche idonee o di trattamento antibiotico orale in donne che hanno scelto di usare un contraccettivo orale. La decisione di prescrivere Effiprep deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Effiprep e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati, COC, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Posologia. Le compresse rivestite con film devono essere assunte ogni giorno alla stessa ora, se necessario con del liquido, secondo la sequenza riportata sul blister. Si deve prendere una compressa rivestita con film al giorno per 21 giorni consecutivi. Ciascuna confezione successiva deve essere iniziata dopo un periodo di 7 giorni in cui non si assumono compresse. Generalmente durante questo periodo si verifica un sanguinamento da sospensione. Il sanguinamento di norma inizia 2-3 giorni dopo l'assunzione dell'ultima compressa e può essere ancora in corso quando si assume la prima compressa della successiva confezione. Metodo di somministrazione per uso orale. Il miglioramento dell'acne generalmente ha luogo dopo almeno 3 mesi di trattamento e un ulteriore miglioramento è stato segnalato dopo 6 mesi di trattamento. Le donne devono essere valutate 3-6 mesi dopo l'inizio del trattamento e poi periodicamente per stabilire la necessità di proseguire il trattamento. Come iniziare l'assunzione di Effiprep? Nessun trattamento contraccettivo ormonale nell'ultimo mese. La prima compressa rivestita con film deve essere assunta il primo giorno del ciclo mestruale naturale, il primo giorno delle mestruazioni, definito come giorno 1. Passaggio da un contraccettivo combinato, contraccettivo orale combinato, anello vaginale, cerotto transdermico, alla contraccezione orale. La donna deve iniziare a prendere Effiprep il giorno successivo al consueto intervallo di non assunzione di compresse attive o il giorno dopo l'ultima compressa di placebo del precedente contraccettivo orale, oppure il giorno successivo all'assunzione dell'ultima compressa attiva del precedente contraccettivo orale. Nel caso in cui sia stato usato un anello vaginale o un cerotto transdermico, la donna deve iniziare l'assunzione di Effiprep preferibilmente il giorno della rimozione di tali dispositivi, o al più tardi quando dovrebbe essere effettuata l'applicazione successiva.
passaggio da un metodo contraccettivo a base di solo progestinico, minipillola, iniezione, impianto o da un dispositivo intrauterino di rilascio di un progestinico, IUS. Le donne che assumono minipillole a base di solo progestinico possono passare in qualsiasi momento ai contraccettivi orali combinati. Coloro che utilizzano impianti o IUS possono cominciare il giorno in cui l'impianto o IUS viene rimosso. Le donne che ricevono iniezioni possono iniziare l'assunzione delle compresse rivestite con film nel giorno in cui dovrebbe essere praticata la successiva iniezione. Tuttavia, in tutti questi casi si consiglia di ricorrere ad un ulteriore metodo contraccettivo di supporto per i primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Per l'allattamento, vedere paragrafo 4-6. Dopo un aborto nel primo trimestre, le compresse possono essere assunte immediatamente. Non sono necessarie ulteriori misure contraccettive. Dopo un parto o un aborto nel secondo trimestre, l'assunzione delle compresse può iniziare 21-28 giorni dopo il parto o dopo un aborto al secondo trimestre. Se l'assunzione del prodotto è ritardata, è necessario ricorrere ad un ulteriore metodo contraccettivo, ad esempio metodi a barriera, per i primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Tuttavia, se la donna ha già avuto rapporti sessuali, è necessario escludere una possibile gravidanza o si deve attendere la comparsa del primo ciclo mestruale prima di iniziare l'assunzione delle compresse rivestite con film. Comportamento in caso di dimenticanza della compressa. Se la compressa dimenticata viene assunta entro 12 ore, non sono necessarie ulteriori precauzioni. La compressa deve essere assunta non appena ci si ricorda di averla dimenticata e le successive compresse devono essere prese all'orario consueto. Se il ritardo nell'assunzione di una compressa è superiore alle 12 ore, la protezione contraccettiva potrebbe risultare ridotta. In questo caso valgono i seguenti principi. L'assunzione delle compresse non deve mai essere interrotta per più di 7 giorni. Per ottenere un'adeguata soppressione dell'asse ipotalamo ipofisi ovaio è necessario assumere le compresse ininterrottamente per 7 giorni. In base a quanto sopra esposto, possono essere proposti i seguenti suggerimenti per la pratica quotidiana. Prima settimana. La paziente deve prendere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente, e deve poi proseguire l'assunzione delle compresse all'ora consueta ogni giorno. Devono essere utilizzate ulteriori misure contraccettive, ad esempio il profilattico, per i successivi 7 giorni. Tuttavia, qualora la donna abbia avuto rapporti sessuali nei 7 giorni precedenti, non è possibile escludere una gravidanza. Il rischio di gravidanza è proporzionale al numero di compresse dimenticate e aumenta quanto più il periodo di dimenticanza si avvicina all'intervallo mensile di non assunzione delle compresse. Seconda settimana. La paziente deve prendere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente, e deve poi proseguire l'assunzione delle compresse all'ora consueta ogni giorno. Se la donna ha assunto correttamente le compresse nei 7 giorni precedenti la compressa dimenticata, non è necessario ricorrere ad ulteriori misure contraccettive. Tuttavia, se le compresse dimenticate sono più di una o se l'assunzione delle compresse non è stata regolare, è necessario adottare l'impiego di misure anticoncezionali aggiuntive per i successivi 7 giorni. Terza settimana. In questo periodo il rischio di ridotta affidabilità contraccettiva è estremamente elevato, considerando l'approssimarsi dell'intervallo di non assunzione delle compresse. Tuttavia, è ancora possibile prevenire la riduzione della protezione contraccettiva modificando lo schema di assunzione delle compresse. Adottando uno dei protocolli seguenti non è quindi necessario adottare misure contraccettive supplementari, a condizione che la donna abbia assunto tutte le compresse regolarmente nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata. In caso contrario, si raccomanda di seguire la prima delle 2 opzioni e di utilizzare anche misure contraccettive supplementari nei successivi 7 giorni. La paziente deve prendere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente, e deve poi proseguire l'assunzione delle compresse all'ora consueta ogni giorno. La confezione successiva deve essere iniziata subito dopo aver terminato quella in uso, ciò senza lasciare alcun intervallo tra una confezione e l'altra. È improbabile che la paziente manifesti emorragia da sospensione prima della fine della seconda confezione, tuttavia durante l'assunzione delle compresse possono presentarsi spotting o sanguinamento da sospensione, breakthrough bleeding. La seconda possibilità prevede la sospensione dell'assunzione delle compresse della confezione in uso e l'osservanza di un intervallo senza assunzione di compresse per un periodo fino a 7 giorni, compresi i giorni in cui sono state dimenticate le compresse, per poi proseguire con una nuova confezione.
qualora siano state dimenticate molte compresse della confezione in corso e non si verifichi emorragia da sospensione nel primo regolare intervallo libero da pillola, non si può escludere l'eventualità di una gravidanza in atto. Disturbi gastrointestinali. Se dovesse verificarsi vomito o diarrea entro 3-4 ore dall'assunzione della compressa, quest'ultima potrebbe non essere stata totalmente assorbita dall'organismo. In questo caso si deve assumere una compressa non appena possibile. Se sono trascorse più di 12 ore, attenersi alle raccomandazioni riportate nel paragrafo 4.2 relative all'omissione di alcune compresse. Se la paziente non desidera variare il consueto schema posologico, si dovrà prelevare la compressa, o più compresse, necessaria da una nuova confezione. Come ritardare o modificare la mestruazione da sospensione. Per ritardare la mestruazione, Effipreg deve continuare ad essere assunto passando da una confezione all'altra, dopo aver terminato la confezione precedente, senza osservare l'intervallo libero da pillola. Durante l'utilizzo della seconda confezione la paziente potrebbe notare spotting o sanguinamento da sospensione nei giorni di assunzione delle compresse. Una volta terminata la seconda confezione di compresse, l'assunzione di Effipreg può essere ripresa regolarmente al termine della consueta pausa di 7 giorni. Se la donna desidera spostare le mestruazioni in un altro giorno della settimana rispetto a quello in cui si verificano con lo schema attuale, la lunghezza dell'intervallo di non assunzione delle compresse può essere abbreviata per i giorni desiderati. Tuttavia, più breve è l'intervallo di tempo senza compresse, maggiore è la probabilità di spotting o sanguinamento da sospensione durante l'assunzione delle compresse della seconda confezione. Similmente a quando si vuole ritardare la mestruazione. Controindicazioni. In presenza dei seguenti disturbi e condizioni, l'uso di contraccettivi orali combinati è controindicato. In caso di prima insorgenza dei disturbi sottoelencati durante l'utilizzo delle compresse contraccettive di tipo combinato, l'assunzione deve essere immediatamente interrotta. I contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere usati nelle seguenti condizioni. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV, tromboembolia venosa Euro-TEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio, trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina IB, carenza di proteina C, carenza di proteina S, intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4.4, rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4, presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA, tromboembolia arteriosa Eurotromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio, infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio, angina pectoris, malattia cerebrovascolare Euroictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio, attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocistenemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante, precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali, rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4, o la presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Evento cerebrovascolare in atto o pregresso. Grave epatopatia in fase attiva o in anamnesi, qualora i valori dei test di funzionalità epatica non siano ancora rientrati nella norma. Tumore epatico in atto, benigno o maligno, o in anamnesi. Tumori accertati o sospetti dipendenti dagli steroidi sessuali, tumori degli organi genitali o delle mammelle. Emorragia vaginale di origine non accertata. Pancreatite in atto o pregressa se associata a grave ipertrigliceridemia. Grave insufficienza renale o insufficienza renale acuta. È controindicato l'uso concomitante di Effipreg con medicinali contenenti ombitasvir barra paritaprevir barra ritonavir ed osabuvir, vedere paragrafi 4 e 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Nel caso in cui fosse presente una delle condizioni o uno dei fattori di rischio menzionati sotto, l'idoneità di Effipreg deve essere discussa con la donna. In caso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni con altri medicinali. Interazioni farmacodinamiche. L'uso concomitante con medicinali contenenti ombitasvir barra paritaprevir barra ritonavir ed osabuvir, con o senza ribavirina, può aumentare il rischio di elevati livelli di ALT. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Effiprev. insieme ad altri farmaci come Eurosapprepitant Accorda Euro, Eurosapprepitant Teva Euro, Eurosaptivosa Euro, Eurosattantoa Euro, Eurosatazanavir Accorda Euro, Eurosatazanavir Crca Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosaurantin, soluzione, uso interno, a Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoinal Euro, Eurosefaviransc intricitabina e tenofovir di soproxilaurobindo a Euro, Eurosefaviransc più intricitabina più tenofovir di soproxil Milana Euro, Eurosefaviransc intricitabina tenofovir di soproxil Crca Euro, Eurosefaviransc intricitabina tenofovir di soproxil Teva Euro, Eurosefaviransc barra intricitabina barra tenofovir di soproxil Zentiva Euro, Eurosefaviransc Milana Euro, Eurosefaviransc Teva Euro, Eurosimenda Euro, Eurosevotazza Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgamibeta Complexa Euro, Eurosgardinale Euro, Eurosivemenda Euro, Eurosluminale, Compressa Euro, Eurosmavireta Euro, Eurosmicobutina Euro, Eurosmisolidea Euro, Eurosnervaxona Euro, Eurosnevirapina Milana Euro, Eurosnevirapina Teva Italia Euro, Eurosoxcarbazepina Tecnigen, compresse rivestite a Euro, Eurosreietax, capsula Euro, Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, Eurosustiva Euro, Eurostargretina Euro, Eurostegretula Euro, Eurostelzir, compressa rivestita Euro, Eurostelzir, sospensione a Euro, Eurostolipa Euro, Eurosviramone Euro, Eurosvolsivia Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Effipreg durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Effipreg durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Effipreg non è indicato durante la gravidanza. Se si verifica una gravidanza durante l'assunzione del contraccettivo orale, il trattamento deve essere immediatamente sospeso. Ampi studi epidemiologici non hanno evidenziato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Descrizione di alcune reazioni avverse. Nelle donne che usano coca è stato osservato un maggior rischio di eventi trombotici e tromboembolici arteriosi e venosi, tra cui infarto miocardico, ictus, attacchi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La tossicità orale acuta di Dienogest ed etinilestradiolo è bassa. Se una considerevole quantità di Effipreg viene assunta da un bambino piccolo, la possibilità di sviluppo di sintomi tossici è ridotta. I sintomi che possono presentarsi in caso di sovradosaggio sono nausea, vomito e, nelle ragazze giovani, sanguinamento da sospensione. Non ha richiesto un trattamento speciale. Se necessario, si può ricorrere ad un trattamento sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Progestinici ed estrogeni, combinazione fissa, codice ATC. G03A. Effipreg ha un contraccettivo orale combinato con effetto antiandrogeno che contiene etinilestradiolo come estrogeno e Dienogest come progestinico. Meccanismo d'azione. Proprietà farmacocinetiche. Etinilestradiolo. Assorbimento. L'etinilestradiolo assunto per via orale è assorbito in modo rapido e completo. In seguito all'assunzione di Effipreg si raggiungono concentrazioni sieriche massime di circa 67 pg/ml in 1, 5, 4, dati preclinici di sicurezza. Negli studi sugli animali si ha osservato che l'effetto dell'etinilestradiolo e del Dienogest ha limitato alle proprietà farmacologiche dei principi attivi. Gli studi di tossicità della riproduzione eseguiti con Dienogest, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, povidone 30, talco, rivestimento, Opaglos 2 Clear, contenente carmellosa sodica, glucosio, maltodestrina, sodio citrato di idrato, lecitina di soia. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Effipreg a base di etinilestradiolo più Dienogest sono Aglae, Cemisiana, Effipreg, Novadien, compresse rivestite, Serisima, Sibilla, Sibillette. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.